In Tears of the Kingdom è fondamentale più che mai trovare la giusta strategia per sconfiggere i vari nemici, dato che sono state aggiunte nuove specie e quelli derivanti dal precedente capitolo sono stati potenziati. A tal proposito, in questo video vi andrò a rivelare trucchi e consigli per affrontare gli avversari senza alcuna difficoltà e praticamente disintegrarli grazie alle nuove abilità di Link. Premetto che non sarà presente alcuno spoiler né sulla trama né sul versante gameplay. Come sempre, se gradite questo tipo di contenuti e vorreste vederne altri del genere, potete supportarmi lasciando un bel mi piace, iscrivendovi al canale ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Bene, attualmente ci troviamo nel Parco Lobibo, ad ovest di Hyrule, e sono sicuro questo sarà uno dei primi accampamenti nemici che troverete. Prima di gettarci nella mischia, ci sono alcune nozioni da sapere. In questo gioco, come anche nel precedente, i nemici avranno determinate resistenze e determinate debolezze ad alcuni elementi. Gli elementi, come sapete, in questo gioco sono 4 e sono fuoco, ghiaccio, acqua ed elettro. Ora, nel nostro caso in particolare, i nemici che andremo ad affrontare non avranno nessuna resistenza o debolezza, ma in generale molti dei nemici in questo gioco le avranno. E in particolare quelli che troverete nella zona ad ovest di Hyrule, quindi nella zona innevata, avranno nel 99% dei casi una resistenza a ghiaccio e debolezza a fuoco. Ragionamento opposto invece per la regione situata ad est, quindi nella zona del Monte Morte, dove c'è un'elevata temperatura, dove i nemici avranno resistenza a fuoco e debolezza a ghiaccio. Perché vi sto dicendo questo? Perché è fondamentale per infliggere il maggior danno possibile contro i nemici con le debolezze sfruttare gli elementi. Adesso, come si creano le armi che abbiano bonus elementale, ad esempio una spada di fuoco o una di ghiaccio? Ci sono attualmente tre modi possibili. Il primo consiste stesso nell'utilizzare i congegni Zonai. Ad esempio, io posso creare una spada di tipo fuoco utilizzando l'ignicefalo. Quindi premi il tasto A, togli dalla borsa, prendo un'arma qualsiasi, ad esempio questa clava di legno, tengo premuto il tasto L, vado sul compositor, Y e il risultato sarà appunto questa clava di legno che infliggerà fuoco con l'attacco e questo sarà utilissimo contro i nemici resistenti al ghiaccio. Ma ragionamento analogo si può fare con la restante parte degli elementi, ad esempio quest'altro congegno, l'elettrocefalo, applicherà all'arma il bonus elementale elettro. Il secondo metodo, invece, per applicare ad un'arma un determinato bonus elementale consiste nell'utilizzare un pezzo di mostro che abbia un determinato elemento. Ad esempio, in questo caso abbiamo l'ala di pipistrello glaciale che, come dice il nome, applicherà l'effetto ghiaccio sull'arma al quale verrà abbinato. Premo il tasto X per rilasciarlo sul terreno, prendo la torcia ad esempio e utilizzando il compositor e premendo Y avrò creato un'arma che avrà come bonus elementare il ghiaccio. Infatti se premo il tasto Y potete vedere delle schegge di ghiaccio fuoriuscire e quelle stanno ad indicare che quell'arma ha quel particolare effetto. Il terzo ed ultimo metodo per applicare un bonus elementare ad un'arma invece è utilizzare i 4 minerali disponibili nella regione. Ne troverete a bizzeffe nelle grotte, nelle rispettive rocce che si chiamano i depositi dei minerali. In particolare, ognuno di questi conferirà un determinato bonus elementale. Ad esempio, andiamo a vedere subito i minerali quali sono, eccoli. Il primo è rubino, che abbinato ad un'arma le conferirà elemento fuoco. Il secondo è zaffiro, che invece conferirà l'elemento ghiaccio. Terzo, il topazio, che darà l'elemento elettro. Ed ultimo, l'opale, che darà invece come elemento l'acqua. Andiamo subito a fare una prova prendendo il rubino, ad esempio. Premo il tasto X per rilasciarlo. Prendo come arma la torcia
Ora, siccome già avevamo applicato il pezzo di ghiaccio, se vi ricordate, dobbiamo toglierlo prima di ricomporlo nuovamente, perché in questo gioco si possono unire al massimo due elementi. Quindi, una volta annullati il compositor, saremo ritornati alla torcia basilare. Premiamo il tasto B, L, compositor e Y. Quindi fondendo con rubino abbiamo creato un'arma che ha come bonus elementare il fuoco. Infatti se premiamo il tasto Y emetterà delle sfere di fuoco. Ora tenete a mente questo effetto perché è molto importante per quello che vedremo in seguito. Infatti, in base a quello che vi ho detto, la spiegazione potrebbe benissimo terminare qui. Infatti sono presenti questi quattro minerali, ossia rubino, opale, zaffiro e topazio, ognuno dei quali applicherà un elemento diverso. In realtà c'è una tecnica segreta che permette di triplicare il danno inflitto e quindi massimizzare l'ammontare di danno dell'arma stessa. E il requisito per effettuare questa tecnica è utilizzare una specifica arma. Mi riferisco allo scettro magico che potete trovare negli scrigni sparsi in tutta Hyrule. Una volta utilizzato lo scettro magico, lo andiamo ad abbinare ad un minerale, facciamo sempre il rubino di tipo fuoco, utilizziamo il compositor e in questo modo sembra che abbiamo creato la stessa arma di prima, ma andiamo a vedere subito se premi il tasto Y cosa succede. Ebbene sì, verranno rilasciate ben 3 sfere di fuoco, il danno sarà triplicato, infatti lo scettro magico è l'unico elemento che permette di sfruttare al massimo i bonus elementali conferiti dai vari minerali. Ad esempio, se vado nella sezione armi, annullo il compositor e voglio selezionare un altro minerale, ad esempio il topazio che mi conferisce l'elettricità, il danno vedrete che sarà triplicato per 3. Premo il tasto Y ed emetterà appunto 3 sfere di energia e non è lo stesso risultato che si otteneva abbinando il topazio ad un'arma qualsiasi. Andiamo a vedere subito, premo il tasto X per rilasciarlo, vado a prendere un'arma qualsiasi, ad esempio questo martello con roccia, ovviamente devo prima annullare il compositor, mi posiziono qui, premo il tasto A, annulla compositor e se abbino sempre il topazio di prima con la clava di legno e premo il tasto Y, emetterà solamente una sfera di energia, quindi farà un danno standard. In conclusione, il consiglio è abbinate sempre i vari minerali allo scettro magico, ovviamente nel caso in cui l'abbiate. Ora vado a riprendere di nuovo lo scettro e siamo pronti per affrontare finalmente i nemici. Ultimo consiglio prima di iniziare, tenete sempre a mente a che gioco state giocando, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, quello che come meccanica principale ha la fusione delle armi, quindi questo significa che voi potrete fondere qualsiasi cosa con le vostre armi. Vi faccio un esempio pratico, adesso quel Boblin ha sganciato quella trappola contro di me. Cosa fare in questo caso? In Breath of the Wild la soluzione era semplice, spostarsi. Ma qui la situazione è completamente diversa. Grazie alle nuove abilità di Link le possiamo utilizzare a nostro vantaggio. Quindi andiamo a prendere un'arma qualsiasi. Io seleziono la spada. Prima di usarla devo annullare il compositor. Ricordate sempre perché se è già abbinata ad un altro elemento non si abbinerà ancora. Questo gioco supporta al massimo la fusione tra due armi. Quindi annullo. Già l'ha selezionata. Premo il tasto B e adesso sono pronto a fondere con quest'arma la trappola che il Boblin aveva lanciato contro di me. Quindi premo il tasto B, L, compositor ed Y. Ed ho fuso appunto la trappola che mi aumenta del ben 15 il danno con la mia spada. Ed adesso vi faccio vedere quanto è OP. Infatti abbiamo praticamente shottato il Boblin in 2 colpi, stessa cosa per quest'altro. E potremo affrontare i nemici senza alcuna difficoltà tramite questa semplice tecnica. Ora, guardate sempre il vario tipo di nemici. Ad esempio, ora ho la borsa delle armi piena. Quello che abbiamo di fronte
è il capo Boblin e guardate attentamente la sua costituzione, ha una corazza rocciosa all'esterno. Cosa significa questo? Che se verrà colpito con qualsiasi altra arma, ad esempio una spada, non infliggerete alcun danno, perché la corazza di pietra lo protegge. E a tal proposito sarà necessario utilizzare determinate armi che penetrino la difesa dei nemici. In questo caso l'arma che abbiamo appena creato, ossia quella fondendo la spada con quella palla acuminata che mi aveva lanciato il Boblin, già è sufficiente a tale scopo, ma in generale potete utilizzare altri elementi. Il primo che mi viene in mente, ad esempio, è la bomba, quindi abbinate la vostra freccia ad una bomba e potrete infliggergli danno che va oltre la corazza del nemico. Adesso vi faccio vedere un esempio pratico. Se seleziono un'arma normale, come ad esempio questo spadone, col capo Boblin non infliggerò alcun danno, perché avrà appunto la corazza esterna, guardate, non fa nessun danno. Cosa ben diversa se utilizzi invece il martello borchiato che ho creato adesso, perché la palla acuminata, essendo fatta di ferro, va contro lo strato roccioso del nemico. Adesso provo ad attaccarlo con questo, facendo il contrattacco, e potete vedere che gli fa danno netto, addirittura lo one shot il nemico, e questo è dovuto all'elevata potenza dell'arma stessa. Un'altra tecnica che vi consiglio, si trovano questo tipo di materiali nella regione innevata, è di utilizzare le pigne. A cosa potrebbero servire? Queste sono altamente infiammabili, il che significa che se le posizionate a terra e le colpite con qualsiasi elemento che abbia come bonus elementare il fuoco, oppure semplicemente i lanciati contro una bomba, queste esploderanno andando a creare un'ondata di vento che salirà verso l'alto. Adesso vi faccio vedere subito, premo il tasto X, anzi facciamo che ne seleziono 3 al posto di una per farvi vedere meglio l'effetto, le poso a terra e adesso prendo la freccia, l'abbino ad un elemento di tipo fuoco come il frutto igneo, la lancio e prestate bene attenzione a quello che succede. Non solo si è verificata una mega esplosione, ma sono state create delle correnti ascensionali che vanno verso l'alto, che potremo utilizzare a nostro vantaggio. Riproviamo. Adesso ne seleziono 5, le poso a terra. ZR per scoccare la freccia, frutto igneo, lancio la freccia e queste non sono solo esplose, ma generano questa corrente. Noi le potremo utilizzare perché utilizzando l'arco in volo potete godere dell'effetto rallentamento che vi consentirà di prendere meglio la mira contro un determinato nemico. Bene, altre cose da sapere. Nella maggior parte degli accampamenti potete trovare queste specifiche bombe. A cosa possono servire questo? Allora, innanzitutto potrete farle esplodere con la freccia, e questo è l'uso più comune, ma in realtà esiste un modo più originale per usarle, ossia andate a prendere il vostro scudo e andate ad utilizzare il compositor su di esso. L, compositor, ZL, andando a creare lo scudo esplosivo. In caso vi chiediate a cosa serve lo scudo esplosivo, adesso lo andiamo a scoprire subito con quel Boblin lì sopra. Eccoci qui, tenendo premuto il tasto ZL, quando il Boblin vi attaccherà con un'arma, il barile esploderà, ma cosa importante, siccome è abbinato allo scudo, voi non prenderete alcun danno. Andiamo a testarlo subito. Mi posiziono di fronte al nemico, tenendo sempre premuto il tasto ZL, e quando lui attaccherà, prenderà solo lui danno, perché io sono protetto dallo scudo. Come avete visto, applicando queste semplici regole, in particolare un'altra è utilizzare il fiore bomba, che penso con le frecce sia uno degli abbinamenti più potenti del gioco. E come stavo dicendo, potete sconfiggere i nemici in un attimo senza alcuna difficoltà. In questo caso particolare abbiamo fatto fuori tutti i nemici in un attimo, applicando delle semplici regole. L'ultima cosa che volevo mostrarvi, e questo è utile soprattutto se siete nelle fasi iniziali, che di notte appariranno dei nemici particolari, quelli scheletrici per intenderci, che una volta sconfitti rilasceranno dei materiali che sono praticamente tra i più potenti del gioco in ambito di forza.
Tutto quello che occorrerà fare sarà viaggiare per Hyrule e in men che non si dica ve li ritroverete di fronte. Ok, dopo ore di ricerca li ho trovati. I mostri di cui vi parlavo sono questi. Una volta sconfitti, rilasceranno i materiali in questione. Il materiale di cui parlavo è il braccio di Stalboblin. Perché è così importante? Allora, innanzitutto ho l'inventario pieno, quindi andiamo a scartare delle armi tipo questa, questa e questa. Andiamo a prendere il braccio di questo e soprattutto di quest'altro Stalboblin. Adesso andiamo a vedere subito nell'inventario, subito capirete perché è così importante. Ecco qui, guardate tutte le armi che ho, in basso a destra sta segnata la potenza e come potete vedere il braccio in questione ha un'ottima potenza pari a 20. Ora, fino a qui potrebbe sembrare nulla di particolare perché esistono armi più potenti, in questo caso io ho nell'inventario il martello di Sassorok che ne ha ben 27 oppure la lancia da sergente che ne ha ben 29. Tuttavia c'è una cosa che stiamo dimenticando, ossia in che gioco siamo, in un titolo in cui la meccanica principale è la composizione delle armi. Avete capito benissimo, se rilascio il braccio di Stalboblin, equipaggio quest'altro ed utilizzo il compositor, è possibile fondere i due elementi andando a creare un mega braccio che avrà il doppio della potenza, ben 40. E se vado nell'inventario, questa è l'arma che ha la potenza maggiore in assoluto tra tutte quelle che ho acquisito. Ed è ottimo soprattutto considerando che la spada suprema nel vecchio gioco aveva potenza pari a 30, quindi questo braccio è addirittura superiore di potenza alla spada suprema. E un altro dettaglio da non sottovalutare è che è reperibile fin da inizio gioco. Per andare a fare un test veloce voglio trovare qualche nemico per farvi vedere quanto questo 40 di potenza sia un valore altissimo. Non so se riuscirò a trovare dei nemici in zona. Comunque con 40 di potenza potrete one-shottare tutti i nemici standard che troverete nella piana di Hyrule. Ed è utile anche contro i boss perché infliggerà un bel danno, niente male. Eccoli qua, questi sono i nemici standard. E adesso dovrei one-shottarlo in uno, massimo due colpi. Perché 40 di potenza è un valore troppo elevato. Proviamo. E adesso il momento della verità. Andiamo a vedere se questo braccio è davvero così potente come sulla carta. One-shottato. Il primo colpo non era andato a buon fine perché aveva parato con lo scudo, ma il secondo ha fatto danno netto e l'ha one-shottato. Quindi capite benissimo come avere a disposizione un'arma di questa ad inizio gioco sia essenziale. Anzi, proviamola pure contro i pipistrelli. Fantastico. Giusto per avere la conferma andiamo a dittare anche questo nemico. E in un colpo dovrebbe essere fuori gioco. Proviamo subito. One-shottato. Io davvero non so cosa dire. Link è diventato il nuovo Rex di Xenoblade con questo braccio. Semplicemente una bomba atomica. I like your attitude, kiddo. I'll show 'em a thing or three. Bene, questi erano i principali consigli da sapere, soprattutto se Zelda Tears of the Kingdom è il vostro primo titolo della saga. Se non volete perdervi le ultime novità né su Zelda né sul mondo Nintendo in generale, potete seguirmi su tutti i miei social di cui trovate i link in descrizione. Trovate anche il mio canale Telegram dedicato alle migliori offerte dei videogiochi, tramite il quale potete anche supportarmi gratuitamente. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!